eccoci qua, cari ragazzi figlioli, cari del pirata, cara ciurma, guardate qua al lago, stamattina comincia già a esserci la nebbiolina per l'umidità, per l'afa, e qua oggi è ancora caldissimo, bisogna aspettare domani o domani notte perché comincia a cambiare un po', ma c'è già un caldo incontenibile, veramente 31-32 gradi la notte non li avevo ancora visti quest'anno, perlomeno c'è stata qualche rara puntata negli anni scorsi pur avendo fatto caldo più a lungo. Quest'anno ho fatto caldo molto meno, ma nel momento in cui è fatto caldo ha battuto bene. Comunque ho visto un po' la chat e vabbè, ho letto una cosa, quella che gli angeli si chiamano Michele, Gabriele, perché Ele è Dio e quindi la desinenza Ele dovrebbe essere la desinenza Dio. Non è così, è un po' un'interpretazione scorretta. In realtà nell'antichità, diciamo così, giudaico, ittita, Mesopotamia, e uno dei nomi che veniva conferito a Dio era El, no Ele, e quindi semmai dovrebbe essere non Michele ma Michel, e quindi ecco l'errore della desinenza. Ovviamente molti sono i nomi dati a Dio, molti sono le desinenze che abbiamo cercato negli anni a dare a Dio. Un altro dei nomi è Eloah, un altro dei nomi, ovviamente interpretando al nostro uso e consumo come dicevamo, il tetragramma Y tradotto in lettere occidentali YHWH in Jehovah, ma sono ovviamente interpretazioni. In realtà il tetragramma era nato proprio perché non fosse interpretabile, per stabilire un nome impronunciabile, perché Dio non è descrivibile, non è definibile in termini umani. Ecco perché. In realtà poi i nomi che noi traduciamo con Michele, Gabriele, eccetera, eccetera, hanno un'origine antica che è completamente diversa. Noi li traduciamo, ma non è così. È come in inglese Giovanni è John, e quindi la desinenza Ele non ha nessun rapporto con Dio. In realtà noi non sappiamo Dio come si autodefinisce o come potremmo autodefinirlo, cioè se c'è un nome, un qualcosa che noi terreni o terrestri possiamo utilizzare per definire Dio. Per esempio in aramaico Dio era Al o Allah, come poi i musulmani lo chiamano Allah, quindi aramaico e la lingua dei tempi di Gesù e l'arabo pronunciano Dio più o meno alla stessa maniera. Allah e Allah, sentite che sono molto simili. Ecco che noi ritroviamo molti nomi antichi, fra cui alcuni che sono diventati poi nella cristianità nomi di demoni, di entità demoniache, come Baal, però era un nome molto antico con cui veniva chiamato un dio.
I nomi di Dio mi pare che siamo arrivati in epoca moderna a scoprirne ben 96 o 94. Adesso è un po' che non li riconto, per cui non ricordo bene. Magari farò un bel video sul primo canale sui nomi di Dio e vedremo un attimino un po' tutti i nomi con cui è stato determinato nei millenni da parte degli uomini. Però anche qua, come abbiamo sempre detto, è un modo abbastanza diciamo così, che è un nome come noi chiamiamo Dio, che è generico. Dio è Deus, cioè vuol dire appunto Dio, che per noi è entità superiore, però non è il nome. Infatti noi diciamo Dio Padre, cioè un Dio che è nostro Padre, ma non lo chiamiamo per nome, perché il nome non lo conosciamo, non sappiamo se esista un termine con cui definirlo. In realtà non esiste nessun termine, in quanto Dio è indefinibile. Ecco il motivo del tetragramma, di cui abbiamo già detto prima, no? Il tetragramma era nato proprio per la impossibilità di definire e di descrivere Dio, quindi YHWH tradotto in lettere moderne. Questo è il tetragramma. E un altro dei nomi con cui veniva chiamato nell'Antico Testamento era Elohim. Elohim, che però vuol dire signori, perché non esiste il singolare, esiste il plurale, come facce. In ebraico faccia si dice facce, non c'è il singolare, c'è il plurale. E nell'ebraico antico era ancora più in uso questa mancanza di singolare per tante definizioni. Un po' come tutte le lingue antiche, pensate all'aramaico, che non aveva gli aggettivi qualificativi. Quando Gesù dice no, dite il vero, dite sì, sì, no, no, non giurate, eccetera, allora era molto secco. Se noi leggiamo i Vangeli o la Bibbia, gli scrittori del primo e del secondo secolo d.C., vediamo che non sono molto parchi nei dettagli, non ci sono grandi descrizioni di dettagli del paesaggio, della persona, come era vestita, cosa aveva intorno a sé, eccetera eccetera, ma è descritto solo il fatto, insomma, in maniera appunto povera ma efficace, proprio perché la lingua stessa era povera ma efficace, cioè poche parole ma buone. Non venivano usati molti, anche nelle relazioni interpersonali non c'era molti, perché dopo noi quando vediamo anche nei film le ricostruzioni eccetera, nei documentari che ci parlano di quelle epoche, viene comunque tradotta in una nostra lingua, nella nostra lingua moderna, quindi ci sono dei dettagli che in realtà allora non venivano utilizzati. Anche i rapporti, ad esempio, tra marito e moglie si parlava molto poco e il parlato era piuttosto semplice, chiaro, senza tanti giri di parole, senza tanti spiegazioni, quindi poche parole. Ed è da queste cose che arriva anche l'antico proverbio: poche parole a intenditor, proprio perché erano parole poche ma efficaci. Bene, spero di aver spiegato questo quesito nato nella chat. Per oggi è tutto, il pirata vi saluta, vi augura un buon weekend, ci vediamo a Dio piacendo in un prossimo video. Ciao a tutti dal pirata.